Per la prima volta in Europa, Essere Animali mostra il settore che ha registrato la maggiore crescita nelle produzioni animali. Attivisti dell'associazione si sono infiltrati in alcuni grandi allevamenti di orate, branzini e trote del nord e centro Italia. Orate, branzini e trote sono le specie più richieste dal mercato italiano e le aziende documentate forniscono i principali supermercati. Il consumo annuale di pesce pro capite in Italia ha subito un forte incremento negli ultimi anni. A livello globale, lo smisurato consumo sta causando un eccessivo sfruttamento degli stock ittici. E per la prima volta nella storia, nel 2013, i pesci allevati hanno superato quelli provenienti dalla pesca. L'iticoltura è l'allevamento intensivo di pesci. La gestione è simile a quella degli allevamenti per la produzione di carne e lo sono anche le problematiche per gli animali. Si tratta di vasche situate in mare o sulla terraferma. In una sola vasca possono essere allevati dai 100.000 ai 300.000 pesci. Questo numero varia a seconda della loro età e della densità adottata dall'allevatore. All'interno delle vasche non vi è alcun arricchimento ambientale o riparo. Per raggiungere il peso commerciale i pesci passano in queste vasche circa 18 mesi. La cattura inizia raggruppando i pesci con le reti, un'operazione che stressa notevolmente gli animali per la riduzione improvvisa dello spazio vitale. Durante questa operazione i pesci nella parte inferiore della rete rimangono inevitabilmente schiacciati e si feriscono. In seguito vengono ammucchiati dentro grandi casse riempite con acqua e ghiaccio. Molti cadono a terra e finiscono schiacciati. I pesci rimangono in questi contenitori decine di minuti, mentre la poca acqua si impoverisce di ossigeno. A causa dell'incuria con cui vengono eseguite le procedure, gli animali sono sottoposti a ulteriori sofferenze. Al centro di trasformazione i pesci, ancora vivi dopo un'ora, vengono trattati in modo disumano. Questa dolorosa legatura attraverso le branchie viene richiesta da alcuni commercianti come garanzia della freschezza del pesce. Un'etichetta viene conficcata nel loro corpo, mentre sono ancora vivi. In alcuni allevamenti i pesci sono lasciati morire di asfissia e dopo ore dalla cattura boccheggiano ancora. Oppure sono storditi e uccisi con una bastonata o sbattuti in modo violento contro la struttura di acciaio. In ogni caso, si tratta di interminabili minuti fuori dall'acqua. Il modo in cui vengono trattati i pesci è terribile e se ne accorgono perfino i lavoratori. Il sangue c'è perché è sbattuto. Come se ci mettessero tanti di noi stipati in un container schiacciati, probabilmente qualcuno. Anche l'Organizzazione Internazionale per la Sanità Animale ha dichiarato che i pesci provano dolore e che le pratiche che abbiamo documentato causano enormi sofferenze. Questa è una vanotteria, l'area preposta alla riproduzione dei pesci. In una minuscola vasca, 40 orate nuotano vorticosamente per tutta la vita. L'utilizzo di luce artificiale sconvolge i loro ritmi naturali, in modo da indurle a riprodursi di continuo. Un altro sistema consiste nella fecondazione artificiale, prelevando forzatamente il seme e le uova dalla pancia dei pesci, come per queste trote, sedate e poi spremute. Anche il trasporto è un momento molto problematico. I pesci vengono lanciati ad alta velocità all'interno dei camion. Un metodo sbrigativo che non garantisce nessuna cura verso il singolo animale e procura stress psicofisico e ferite.